La mastocitosi sistemica è una patologia rara e troppo spesso misconosciuta. Spesso ci si sente soli e disorientati, alla ricerca di una diagnosi e di un trattamento efficace. L'Associazione di Pazienti Asimas offre un fondamentale supporto in questo lungo viaggio. La difficoltà maggiore di un malato raro, in questo caso parliamo di un malato con mastocitosi, è la solitudine. Quando parlo di solitudine e di abbandono parlo di un malato che per anni non sa dare un nome ai suoi problemi e alle varie manifestazioni. L'associazione è un po' il tramite, il filo conduttore tra la loro malattia, il percorso della loro diagnosi verso il loro centro di riferimento. L'azienda ospedaliera integrata di Verona da anni è un centro di riferimento per la mastocitosi sistemica, con una task force che accoglie il paziente in un ambulatorio specialistico a competenze multidisciplinari. Il nostro lavoro inizia la mattina, qui il martedì, lavoriamo insieme, io e la dottoressa Bonadonna, il paziente viene valutato da entrambe, anche perché, soprattutto per i pazienti in prima visita, non è sempre così facile valutare se i sintomi che lamenta il paziente, se il quadro clinico, se gli esami siano o meno indicativi di mastocitosi. Ci sono spesso fattori molto confondenti e quindi la collaborazione fra ematologo ed allergologo secondo me è fondamentale. Il ruolo dell'allergologo nell'ambulatorio della mastocitosi è importante per vari aspetti. Innanzitutto perché il paziente può avere avuto degli shock anafilattici da punture di api e di vespe e quindi deve iniziare un percorso diagnostico e terapeutico in questi pazienti, terapeutico che consiste nell'immunoterapia specifica per il veleno dell'insetto a cui il paziente è allergico e di conseguenza sapere tra l'altro che il paziente affetto da mastocitosi determina il fatto che il paziente prosegua per tutta la vita l'immunoterapia, perché è stato dimostrato, grazie anche degli studi del nostro centro, che l'interruzione dell'immunoterapia nei pazienti affetti da mastocitosi può comportare nel giro di poco tempo la ricomparsa dell'allergia, anche con sintomi più severi di quelle iniziali. Le reazioni allergiche causate dalla mastocitosi possono portare a gravi shock anafilattici. Tutto questo impatta pesantemente sulla vita quotidiana, soprattutto se si è costretti a portare sempre con sé farmaci salvavita come l'adrenalina. Adesso le spiegherò come funziona l'adrenalina, che è un farmaco salvavita che lei dovrà portare sempre con sé in quanto affetta da mastocitosi sistemica potrebbe avere delle reazioni anafilattiche, ok? Il farmaco si presenta all'interno di questa confezione trasparente, dovrà tirarlo fuori, il tappo della sicura rivolto verso l'alto, lo rimuove, impugna il dispositivo e a livello della superficie anterolaterale della coscia preme fino a quando sentirà un click. Una volta sentito il click resta ferma per 10 secondi per permettere a tutto il liquido di defluire e una volta passati 10 secondi massaggia e chiama l'ambulanza. Poi l'allergologo spiega anche quali sono le problematiche, ad esempio, legate all'allergia ai farmaci, perché questi pazienti potrebbero avere un rischio maggiore durante, ad esempio, l'anestesia generale, di avere un'attivazione aspecifica del mastocita e quindi avere delle reazioni allergiche. Quindi diciamo che dopo un'accurata anamnesi di tipo allergologica, farmaco-allergologica, consegniamo a tutti i pazienti una specie di vademecum di lettera che il paziente deve sempre portare con sé, soprattutto nel caso in cui venga operato o vada in ospedale per qualsiasi motivo, perché in questo vademecum ci sono i farmaci che il paziente può assumere e quelli sconsigliabili relativamente alla sua problematica della mastocitosi. Il ruolo dell'ematologo è chiaramente importante nel caso delle mastocitosi avanzate, che necessitano di un trattamento citoriduttivo, ma non solo. Diventa importante anche per monitorare i pazienti con le forme indolenti e valutare
le rari casi di progressione verso una forma più avanzata oppure la comparsa di altre neoplasie ematologiche che sono associate alla mastocitosi. Per la diagnosi di mastocitosi è di fondamentale importanza la valutazione del midollo osseo. Il paziente effettua la biopsia in un regime di day hospital per ridurre al minimo i disagi legati a questa procedura medica. Il prelievo del midollo osseo è un esame fondamentale per la diagnosi di mastocitosi sistemica. Il prelievo consiste in 2 procedure che vengono fatte nello stesso momento, che è un prelievo di aspirato midollare e la biopsia osteomidollare. Questi 2 prelievi ci permettono di valutare la morfologia, quindi diciamo come sono fatte le cellule all'interno del midollo osseo, ma anche la struttura dell'osso. La procedura è una procedura che viene fatta in anestesia locale, in un regime di day hospital, quindi viene fatta a paziente che poi viene mandato a casa, e il prelievo è un prelievo che viene fatto a livello di bacino, in particolare a livello della spina iliaca postero superiore. Talvolta le manifestazioni della mastocitosi sistemica sono eclatanti, altre volte sono più lievi e comuni a molte altre condizioni. In questi casi il paziente fatica a ricevere la diagnosi corretta. Fino a 15 anni fa non si sapeva veramente pochissimo della malattia, era seguita veramente da pochissimi medici, per cui è stata un'odissea cercare, trovare un medico competente per inquadrare questa patologia che, come mi ripeto, è multidisciplinare. Ancora oggi comunque la mastocitosi è una patologia, proprio per la sua rarità, ancora sottovalutata e quindi spesso misconosciuta. Infatti noi siamo abituati a volte a dire che forse non è così rara come si pensa, ma probabilmente bisognerebbe cercarla più a fondo per trovarla. Negli anni sicuramente la consapevolezza della malattia è aumentata, però c'è ancora tanta strada da fare. In questo probabilmente un aiuto ce lo danno sicuramente l'associazione dei pazienti, perché diffonde in vari modi, non ultimi anche i social, la presenza, il fatto che questa patologia esiste e che i pazienti in qualche maniera possono far gruppo e venire seguiti in maniera adeguata. Quando i pazienti ci fanno delle domande, allora innanzitutto quando ci trovano è un momento molto bello, nel senso che comunque hanno trovato chi riesce a capire quello che provano, quello che sentono, e anche la destabilizzazione del girovagare in cerca di una diagnosi, per cui quando ci trovano c'è sempre questo impatto emotivo molto, molto importante. E le indicazioni che diamo noi a loro sono innanzitutto cercare il posto più vicino a loro, in modo che possano viaggiare il meno possibile. E questo non sempre è possibile, per cui noi diamo loro le indicazioni su quello che è la malattia, anche a secondo di quello che già loro sanno. La mastocitosi si può manifestare anche a livello cutaneo, con rash estesi o con piccole macchie alle quali magari non si è mai prestato attenzione. Le manifestazioni cutanee della mastocitosi nell'adulto sono caratterizzate da lesioni maculari, macchioline, non molto grandi, di solito inferiori ai 5 mm di diametro, di un colorito rosso intenso, rameico, e tendono ad essere maggiormente evidenti a livello del tronco, in maniera simmetrica. Un altro canale, cioè i pazienti arrivano spessissimo dai colleghi reumatologi, perché questi pazienti sono pazienti giovani, talvolta anche maschi, che possono avere osteoporosi, cioè circa il 30% dei pazienti con la mastocitose che è maschio ha osteoporosi, quindi una percentuale molto alta. L'ambulatorio reumatologico fa parte dell'equipe multidisciplinare che prende in carico anche il paziente con mastocitosi sistemica, e in tal senso l'ambulatorio reumatologico si pone l'obiettivo in particolare di gestire la complicanza che spesso si associa alla mastocitosi, che è l'osteoporosi.
L'esame, diciamo, cardine, l'esame strumentale che andiamo ad eseguire per valutare la condizione dell'osso, questa è la densitometria. La densitometria è un esame che prevede una rapida esecuzione, si tratta di una sorta, passatemi il termine, di radiografia che viene eseguita al letto del paziente e va a valutare lo stato della densità ossea a livello della colonna lombosacrale e a livello del femorale. La mastocitosi sistemica, in quanto patologia rara e multiorgano, ha quindi numerosi quadri di esordio che rendono difficile identificarla. Anche all'interno della classe medica la malattia è ancora poco conosciuta. Dal punto di vista dei colleghi dei medici, sicuramente il risorgere della rete italiana mastocitosi sta aiutando molto, proprio perché la rete italiana ha il duplice scopo non soltanto di organizzare convegni che quindi aumentano ancora di più il sapere riguardo a questa patologia, ma anche di rendere visibili i vari centri che come noi affrontano questa patologia. Negli anni sono cambiate tante cose, nel senso che c'è molta più consapevolezza e c'è un pochino più di conoscenza della malattia, sempre all'interno dei centri di riferimento. Oltre loro è ancora sempre molto difficile trovare un medico che riconosca dai sintomi questa patologia o perlomeno la gravità, la stadiazione della malattia. Sono state fatte tante cose perché ci sono molti più centri sicuramente di riferimento, ma non abbastanza per contenere tutti i malati non diagnosticati che probabilmente ci sono in giro per il mondo a cercare ancora un nome ai propri malesseri, ai propri problemi. Importanti passi avanti sono stati fatti nella comprensione e nella gestione della mastocitosi sistemica. Il viaggio prosegue grazie al supporto della ricerca scientifica e all'intensa collaborazione in essere tra i clinici e l'Associazione dei pazienti ASIMAS.